I benefici dello stare in natura sono innumerevoli. Tutto il corpo inizia a lavorare in modo diverso, l'udito si affina, la vista migliora, tutti i sensi si enfatizzano, si riesce ad essere molto più percettivi di quello che sta attorno, si riesce ad aumentare la propria propiocezione, quindi i benefici per me sono innumerevoli di stare in natura. Ho dedicato tutta la vita a questo, ogni momento. A un certo punto ho deciso di rendere questa cosa qui un lavoro, ho capito che potevo aiutare veramente tante persone. Non importa dove tu sia, se sei in natura e hai queste conoscenze, sei sicuro di avere un arsenale con te molto importante per riuscire a cavartela. Da qualche anno VD fa parte di Sfera, un network di media europei che racconta le sfide del mondo con un approccio cross-border e internazionale. Questo progetto, promosso dalla Commissione europea, oggi ci porta a Rocca San Casciano, tra le colline della provincia di Forlì, per conoscere Edoardo e Aleandra, che dal 2022 si sono trasferiti qui da Milano per vivere completamente immersi nella natura. Mi chiamo Edoardo Pedrazzoli, ho 31 anni e sono un istruttore di sopravvivenza. Fino ai 27 anni di età ho vissuto a Milano, dopodiché mi sono trasferito qui a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì Cesena, e vivo attualmente con mia moglie Alejandra e mio figlio Raniero. Ho deciso di cambiare vita perché con l'attuale moglie, al tempo compagna, ci siamo domandati cosa volessimo fare della nostra vita e ci è sembrato che fosse più bello andare dove ci sentivamo veramente noi stessi, dove potevamo assecondare le nostre passioni, rendere anche le nostre passioni un mestiere, e quindi ci siamo trasferiti appunto in questa zona molto rurale dove ci troviamo molto bene, e da qui il cambio. Cos'è che dovrebbe portare con sé una persona che decide di andare a fare una passeggiata nel bosco? Allora, sicuramente dovrebbe guardare innanzitutto il meteo e di conseguenza portarsi via qualcosa di appropriato, comunque qualcosa per integrare le calorie perse. Sicuramente una borraccia dell'acqua con un sistema di filtraggio, in modo tale che non devo per forza accendere il fuoco e farla bollire per filtrarla, ma posso farlo molto più velocemente. Ci vuole anche la cartina del luogo in cui sono, con la bussola, in modo tale che posso sempre sapere dove sono, come orientarmi e uscire anche in caso di emergenza. Infine porterei anche un medikit, quindi un piccolo kit ben configurato per la mia avventura. Nel mio kit medico, oltre alle classiche cose che si possono trovare come guanti, forbici da taglio per tagliare i vestiti, ho le classiche garze, un tourniquet, quindi è una specie di laccio emostatico che vado ad applicare in caso di tagli arteriosi. Simuliamo che hai avuto un taglio arterioso in questa zona, devo sempre mettermi sopra rispetto al taglio. Chiudo e già qui vado a stringere. In questo caso qua ora ho questa levetta, vado a metterla qui dentro, chiudo con la scritta time e vado a scrivere l'orario attuale. È fondamentale, è sempre bene averne almeno un paio. In inglese dicono 2 is 1, 1 is none, cioè 2 è 1 e 1 è niente. Un buon escursionista si porta con sé un telo d'emergenza e 4 picchetti. Nel caso in cui non dovessi avere con me i picchetti, me li posso creare facilmente con un coltello. Così facendo ho creato il mio picchetto. Quindi adesso posso martellarlo, usarlo per la tenda. Avere queste conoscenze significa che quando sei in natura e sai che magari arriva la nebbia, non è più un problema, non è più un disagio, perché sai che la puoi gestire. Con un niente ti riesci a creare un rifugio d'emergenza con cui passare la notte. Posso tagliare un albero di circa 2 volte la mia altezza. Al centro il palo lungo. Prendo la mia corda ed eseguo un barcaiolo. Quindi ruoto attorno. Ora il treppiedi è fatto.
Velocemente, per una situazione estiva, mi sono andato a creare un rifugio coperto in 3 lati e sono protetto da vento e pioggia, che sono i nostri 2 nemici principali quando siamo all'aperto. Il bosco, soprattutto i nostri italiani, hanno tutto. Cioè, quando sono in natura mi rendo conto che veramente siamo tutti ricchi con quello che c'è, e solo che non riusciamo più a parlare, cioè dialogare, non siamo più a contatto con la natura, non la conosciamo, pensiamo che ci sia nemica costantemente, ma è solo che non la conosciamo per l'appunto. Mi chiamo Alejandra Muñoz, ho 30 anni e mi occupo dell'organizzazione e sviluppo dei corsi survival. Poi faccio anche la parte di foraging, di raccolta di erbe spontanee. La natura ci offre tutto quello che ci serve. L'ortica, che la possiamo usare in ripieni per fare zuppe. Con la melissa possiamo fare tisane. Abbiamo qua l'equiseto, che cresce appunto nelle zone umide, è un indicatore che c'è l'acqua molto superficiale. Poi abbiamo anche qua il cardo, poi c'è la menta qua. E questa è una pianta che in survival si usa come carta igienica. È molto morbida al tatto, è pelosina, e poi è molto resistente. E solo questo in 1 metro quadro. In 1 metro quadro siamo già al supermercato. Ricordiamoci che fare il fuoco in un bosco è sempre illegale in Italia, quindi qui stiamo parlando di fuoco survival solo in casi di reale necessità. Non è che adesso posso prendere e accendere il fuoco dove e come voglio. In sopravvivenza ricordiamoci che ogni azione, quindi raccolta di legna, piuttosto che andare a reperire dell'acqua, è tutto un qualcosa che ci andrà a consumare delle calorie, ed è fondamentale per noi fare il minimo indispensabile per sopravvivere, senza strafare. Quindi anche il fuoco, un fuoco grande, occuperebbe tantissimo della nostra energia e del nostro tempo. Io vado a fare il fuoco che mi serve. Se mi serve per scaldare un gruppo di 10 persone, chiaramente sarà più grande in proporzione. L'abbiamo ormai demonizzata l'esperienza in natura, e a volte succedono tanti problemi, come si legge nei giornali, perché le persone non sanno più come affrontarla, come viverla. Non ci vengono insegnate tantissime cose a scuola, ma non come fare un rifugio d'emergenza, non come cucinare, non come reperire cibo, non sappiamo veramente più approcciarci. Quello che ci ha spinto poi a fare questi corsi, ed è la cosa che ci spinge a continuare a farli, è vedere le persone che arrivano qui, che non hanno mai fatto una notte magari neanche in tenda, e improvvisamente dormono in un rifugio autocostruito, riescono a riconoscere erbe spontanee, a farsi il fuoco con una scintilla, a utilizzare perfettamente il coltello in natura, tantissime altre cose in appena 2 giorni. Questo dà tantissima sicurezza e ci motiva tantissimo a continuare, a spingere, a divulgare il più possibile queste conoscenze e a cercare che le persone tornino ad apprezzare la natura come è giusto che sia.